Esistono due tipi di chitarristi, quelli pigri e quelli che mentono. Guarda tutto il video e fammi sapere da che parte stai. Ciao chitarristi e bentornati in Shape Your Tone, sono Ale e nel video di oggi abbiamo la prova concreta che ormai gli amplificatori possono essere più furbi di noi chitarristi. Oggi infatti, come avete visto dal titolo, parliamo dell'amplificatore smart per eccellenza, ovvero lo Spark di Positive Grid, ma ho voluto provarlo e fare l'esperienza completa. Prima di andare in profondità nel contenuto di oggi vi chiedo di lasciare un bel like al video, iscrivervi al canale con la campanella e lasciate anche un bel commento qui sotto, tipo porta le Epiphone, le Spolstra Tocast. Poi se volete potete anche scrivermi su Instagram, al massimo vi segnalo. Quindi cosa abbiamo qui oggi? Come abbiamo detto, lo Spark di Positive Grid, con la cosa davanti non si legge Positive Grid. Sostanzialmente è un amplificatore smart da 40 watt, come vedete molto piccolo, compatto e non diciamo altro per ora perché più avanti nel video andremo nel dettaglio di tutte le sue caratteristiche. Io volevo fare il video sullo Spark di Positive Grid e i ragazzi di X-Sonic mi hanno sentito da lontano e mi hanno detto fermo, perché se tu vuoi fare il video sullo Spark noi ti diamo una cosa che ti serve tantissimo ed è super. Infatti mi hanno mandato questo Airstep Spark Edition. È una pedaliera appunto per controllare lo Spark, che è una versione speciale di un loro prodotto chiamato Airstep. Dopo comunque andiamo nel dettaglio di tutto e vi spiego cosa fa punto per punto. Infatti quando ci siamo sentiti ci siamo detti cerchiamo di portare l'esperienza di questo amplificatore il più completa possibile e infatti mi hanno mandato la loro pedaliera nella versione speciale dedicata allo Spark. Quindi è proprio fatta apposta e già ottimizzata proprio per questo amplificatore. Intanto vi lascio il link qui sotto in descrizione, così andate a spiarli e cercate di capire cosa fanno. In poche parole, la loro azienda produce attrezzatura come l'Airstep dedicata ai musicisti, in questo caso ai chitarristi, per essere più liberi nella creazione della loro musica. Allora, cominciamo come si farebbe con qualsiasi attrezzatura nuova, quindi annusiamola. Con l'attrezzatura così, almeno io, appena tirata fuori dalla scatola, collego la presa dalla corrente, accendo l'amplificatore e lo voglio provare così, subito, spippolando i potenziometri e cercando di capire come ragiona l'amplificatore, perché sì, si sta parlando di un amplificatore smart e quindi non valvolare che giri i potenziometri e basta. Quindi preset al volo e sentiamo come suona. Direi suoni ottimi per quello che costa. Mi ricorda tantissimo il Boss Katana, che aveva già tante possibilità dai potenziometri, ma comunque con un potenziale enorme da sbloccare con l'editor. Del Katana ne ho parlato in questo video. In questo caso l'editor lo abbiamo sull'applicazione che si chiama Spark App, da cui possiamo modificare tutti gli effetti e tutti i parametri degli amplificatori e anche fare un sacco di cose utilissime. Cose che per i chitarristi pigri, quindi tutti, sono veramente molto allettanti. Direttamente dall'amplificatore quello che possiamo fare è cambiare il tipo di amplificatore a cui ci stiamo riferendo, passando da chitarra acustica anche per il basso e diversi tipi di amplificatori per chitarra elettrica, che comunque non sono tutti perché poi di ogni categoria si può cambiare l'amplificatore all'interno dell'app. Poi ci sono tutti i potenziometri per i parametri e qualcosina per gli effetti. In più abbiamo a bordo il tap tempo da premere che se tenuto premuto attiva l'accordatore e poi abbiamo i 4 bottoni che sono semplicemente i 4 canali dell'amplificatore per passare da un preset all'altro. Ovviamente se modificate il suono dell'amplificatore e poi lo volete salvare, tenete premuto il bottone del preset e avete fatto. Ad esempio, facciamo che sono sul numero 2, lo modifico perché alzo le alte e aumento il gain, poi lo devo salvare. Tengo premuto il numero 2 e ho fatto. Dietro poi abbiamo ovviamente l'alimentazione, la porta USB per collegarlo direttamente al PC per aggiornamenti o anche per registrare, l'aux e un LED che ci indica la connettività, perché questo amplificatore, come ho detto, è smart e quindi interagisce alla grande con altri dispositivi. Prima di sentirlo ancora voglio parlarvi di uno dei limiti enormi di questo amplificatore. Infatti questa cosa me l'avete chiesta tantissimo quando ho parlato del Nux Mighty 40, vi lascio qui sopra il video. La domanda era: l'amplificatore ok, è bello, suona bene e tutto il resto, ma per cambiare suoni devo per forza schiacciare il bottone sopra l'amplificatore? Come faccio a collegare una pedaliera? Qui, come vedete, non c'è nessuna porta per collegare una pedaliera, ma qui c'è il colpo di genio. Infatti sono arrivati i ragazzi di X-Sonic e hanno detto no, noi la pedaliera per lo Spark la vogliamo fare, e quindi è arrivata la Airstep Spark Edition, che vi giuro è una goduria da usare perché al contrario di
di quello che potete pensare, non è necessario nessun tipo di configurazione. Fuori dalla scatola, accendete l'amplificatore, accendete la pedaliera e si collega da sola ed è pronta da usare. Poi questa pedaliera ha anche diverse modalità di utilizzo e possiamo liberamente scegliere noi quale utilizzare. Possiamo utilizzarla a preset, quindi con i 4 canali dello Spark sui primi 4 bottoni, e ci avanza anche uno switch per accendere e spegnere il drive. Oppure abbiamo la seconda modalità, dove abbiamo sulla pedaliera in ordine drive, modulazione, delay e gli ultimi bottoni per scorrere avanti e indietro tra i 4 canali dell'ampli. E l'ultima modalità in cui semplicemente abbiamo i 4 effetti, quindi come prima drive, modulazione, delay, riverbero, e l'ultimo switch è assegnato semplicemente allo scorrere tra i canali, quindi lo schiacci e vai avanti. Se sei al canale 1 passi al 2, poi al 3, al 4 e poi torni all'1 e così via. Ovviamente uno è libero di scegliere come utilizzarlo. Io personalmente mi sono trovato molto bene con la prima e la seconda modalità, cioè ti fai i tuoi 4 suoni che usi sempre e passi da uno all'altro come vuoi, quando vuoi e sei a posto. In alternativa potrei farmi dei suoni un pochino più versatili, scorrere tra di loro avanti e indietro con gli ultimi 2 bottoni e poi gestirmi 3 effetti con gli altri 3 switch. Praticamente è come utilizzo io il mio HX Stomp. Non ho necessità di saltare da un pulito a un lead. Infatti i miei cambi di suono sono al massimo da pulito a drive e poi dal drive o torno sul pulito oppure vado sul lead. Quindi non ho mai il salto enorme tra i preset. Anche questa modalità, avendo non un solo effetto ma ben 3, diventa molto comoda. Ma comunque poi dipende da voi se decidete di utilizzarla, come lo utilizzate e bla bla bla. Quindi adesso facciamo qualche suono, ascoltiamo l'amplificatore e magari passo anche da un suono all'altro direttamente con la pedaliera, così vedete come risponde, e poi parliamo ancora di qualche funzione sia dell'amplificatore che della pedaliera, perché le cose più belle ancora non le avete viste. Mi sembra comunque inutile rimarcare la versatilità di questo amplificatore, che è al contrario, che suona bene veramente in qualsiasi contesto musicale. Infatti i suoni che ho fatto sono passati dal clean super cristallino fino al metal senza nessun tipo di problema. E comunque ribadisco che per quello che costa, cioè meno di 300 euro, fa tantissimo. Però ecco, una cosa che mi ha lasciato perplesso all'inizio era la dimensione dei coni, perché sono veramente piccoli per stare qui dentro, ma giuro che hanno un volume allucinante, e se riesco te lo faccio anche sentire con magari un qualche misuratore di decibel dal telefono. Mi collego col Bluetooth, metto una canzone qualsiasi, magari una mia, così sono sicuro che il copyright non mi disturba, volume a palla, e ti giuro che davanti si muove l'aria fredda dalle casse. Un'altra cosa che manca allo Spark è la possibilità di essere usato con una loop station. Anche in questo caso l'Airstep ci aiuta e va a coprire un'altra delle mancanze di questo amplificatore smart. La cosa è molto semplice. Serve ovviamente un software esterno che permetta alla pedaliera di comunicare con l'amplificatore in modalità loop station. Il software si chiama Mobius Looper e lo potete scaricare gratuitamente. Tutti i link ve li lascio qui sotto in descrizione. Subito dopo collegate l'amplificatore e la pedaliera a questo software e boom, siete pronti. Potete iniziare a farvi le basi, gemmare
mixare, fare quello che volete. Come sapete io non sono ferratissimo sulle loop station perché ci ho messo un po' a imparare. Ok, ora torniamo un attimo sull'amplificatore e la pedaliera la lasciamo un attimo da parte perché voglio parlarvi di alcune funzionalità che rendono questo amplificatore smart, ovvero il collegamento tra lui e il nostro telefono. Allora, collegato con il Bluetooth tramite la sua applicazione dedicata, abbiamo l'editor in cui possiamo modificare tutti i blocchi e abbiamo gli effetti di pre e gli effetti di post e poi ovviamente l'amplificatore con la cassa. Se faccio doppio tap su un amplificatore si apre la lista e qui possiamo scegliere e scorrere tra tutti gli amplificatori disponibili che come vedete sono tantissimi. Stesso discorso vale per gli effetti. Ad esempio mi sposto sul drive, doppio tap e da questa finestra ho tutti i drive disponibili, dai semplici booster ai drive, overdrive, fuzz pesantissimi, cioè tutto quello che serve per suonare. Stessa cosa per i delay e poi per il reverbero. Poi posso semplicemente cambiare i parametri delle cose dallo schermo touch del telefono. Stessa cosa vale per l'on off. E fin qua comunque è una cosa abbastanza normale. La cosa che fa trasformare il chitarrista pigro in chitarrista ancora più pigro, perché ha tutto in un posto solo, è la possibilità di fare delle jam direttamente con l'amplificatore. Cioè fate il vostro suono e una volta che siete contenti schiacciate su queste due note musicali in basso che ci sono nell'applicazione e vi si apre letteralmente un mondo. Avete qui sotto un sacco di basi divisi per genere musicale, tra le più utilizzate direttamente da YouTube, con progressioni degli accordi scritti a cui potete tranquillamente andare dietro. Altra cosa super utile è che vi può accompagnare nello studio di alcuni brani. In pratica avete tutta una collezione di video direttamente da YouTube, lo aprite, sul telefono parte il video con la progressione di accordi e vi accompagna anche con la tablatura che è già inclusa nel video. Qui li avete semplicemente tutti raccolti in un posto solo e non dovete cercarli a caso per tutte le miliardi di pagine che ci sono su internet. E poi la chicca è la Smart Jam. Potete scegliere tra diversi generi musicali come il pop, il rock, il funk o anche il blues. Tra l'altro, se avete dubbi su questi generi musicali, sul mio portale dei videocorsi ne trovate alcuni appena usciti, nuovi che sono perfetti. Trovate tutti i link qui sotto in descrizione, quindi alla fine del video andate a darci un'occhiata. Una volta scelto il genere musicale, semplicemente fate tap e parte una base fatta da basso e batteria MIDI, su cui potete fare pratica ad esempio con l'improvvisazione. La cosa bella è che non dovete sentirvi legati alle tonalità che ci sono qui sopra o anche alle velocità, perché potete tranquillamente modificare tutte queste cose nel pannello delle impostazioni. E se non vi piacciono quelle che ci sono, potete anche creare voi le vostre. E direi che per divertirsi e studiare è il top. Ora però un altro piccolo limite dell'usare questa pedaliera con l'amplificatore Spark. Essendo un collegamento Bluetooth, se utilizziamo uno smartphone Android possiamo collegare lo Spark o all'applicazione con l'editor oppure alla pedaliera. Entrambe contemporaneamente purtroppo non si riesce, ma con gli sviluppi che ci sono, secondo me molto probabilmente ci si arriverà. Anche perché per le versioni iOS, quindi se avete un iPhone o un iPad, si può tranquillamente fare. Potete collegare il tutto contemporaneamente ed utilizzare la pedaliera con l'app attiva per modificare i suoni, collegata direttamente anche all'amplificatore, e quindi direi super. E vi garantisco che di questi sviluppi ce ne saranno un sacco, e vi faccio l'esempio pratico. I ragazzi di Xonic mi hanno mandato l'Airstep Spark Edition. Non ha fatto in tempo ad arrivarmi che è uscito un aggiornamento. Io non lo sapevo e quando dovevo collegarli non riuscivo. Hai capito? Non riuscivo. Tutto questo per dirvi di mantenere aggiornati l'amplificatore e anche la pedaliera, perché sono in arrivo un sacco di novità. State al passo. Come vi dicevo, di questa pedaliera ce ne sono anche diverse versioni. Infatti, questa è quella dedicata allo Spark, ma esiste anche la versione diciamo vuota. Cioè, questa, come avete visto, la accendi e si collega direttamente allo Spark. Altre versioni invece non hanno nessuna configurazione, ovvero non hanno niente di preimpostato e possono essere utilizzate per controllare praticamente qualsiasi cosa. Potete utilizzarla per controllare il player di YouTube mentre studiate, oppure potete usarla per controllare anche alcune funzioni della vostra DAW mentre registrate. E di tutto questo, se siete curiosi, facciamo anche 4 chiacchiere su Instagram, mi scrivete e ne parliamo. O, in alternativa, potete farmi tutte le domande che volete in live sulla piattaforma che fa le trasmissioni in diretta, che ha il logo che è viola. Vi lascio comunque il link qui sotto, così potete andare a seguirmi. Almeno appena vado in live lo sapete. Mi chiamo Ale-Sit, ma che se no YouTube ci sente. Stessa cosa vale per l'amplificatore e per la pedaliera. Se siete interessati a tutte le caratteristiche tecniche, ai prezzi e a qualsiasi tipo di supporto, sia di Xonic che Positive Grid, vi lascio il link qui sotto in descrizione e mi raccomando dacci un'occhiata, perché sono cose che secondo me ormai nel 2021 bisogna conoscere. Tra un po' i modeler fanno la fine degli amplivalvolari. Gli amplivalvolari ci fanno da comodino, i modeler invece li usiamo come soprammobili.